Salve a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Oggi lavoreremo un vestito estivo, molto semplice da lavorare ma reso particolare dai colori che ho voluto usare. Ho voluto abbinare un colore lilla e un colore arancione. Per quanto riguarda i filati sono il filo di Scozia numero 3 della Due Leoni. Io ho voluto abbinare questi due colori perché sono diversi, molto diversi tra loro, ma danno un effetto molto bello e particolare. Per quanto riguarda gli uncinetti che ho usato, ho iniziato con il 3,5, ho lavorato un punto traforato sotto e poi ho voluto lavorare la parte di sopra per 35 cm con delle maglie alte. Arrivata alla vita, ho lavorato 2 giri con il 3,5 e poi volevo stringere un po' sopra la vita e il seno, perché per quanto riguarda la semicirconferenza del mio pannello è di 52 centimetri, mentre la mia semicirconferenza di un pannello è di 47-48 centimetri. Quindi ho diciamo, un vestito molto comodo. Però la parte di sopra dalla vita in su lo volevo un po' più stretto, infatti qui misura 47 centimetri, mentre la parte di sotto è 52 centimetri. Cambiando uncinetto ho lavorato anche delle maglie alte in costa retro per dare questo stacco anche per quanto riguarda sia di colore che del punto. Ho ripreso poi la lavorazione sempre con il 3, la parte di sopra traforata, alternando a questo punto i due colori. Poi ho diviso a metà e ho fatto una scollatura di 22 centimetri. Quindi mi sono spostata dal centro di 11 centimetri da una parte e 11 centimetri dall'altra e ho lavorato 2 righe di maglie alte. Queste non le ho lavorato in costa, le ho lavorato normalmente. Quindi se voi volete lavorare con un unico colore potete farlo tranquillamente. Detto ciò, adesso possiamo iniziare con la lavorazione. Prima di iniziare la lavorazione prendete la vostra circonferenza. Prendete dal punto più sporgente, che può essere il bacino o il seno. Dividete a metà. Nel mio caso io sto facendo un pannello di 52 centimetri perché inizio da sotto con una larghezza molto comoda. Con l'uncinetto del 3,5 dobbiamo avviare una catenella che sia il multiplo di 5 più 3. Nel mio caso, per avere una semicirconferenza di 50-52 centimetri, ho avviato 80 catenelle, quindi ho avviato una catenella molto morbida. Quando avviate le catenelle, poi mettete sul piano e misurate con il centimetro. Rendetevi conto poi che il cotone è sempre un po' elastico, quindi avviate qualche catenella in meno. Nel mio caso sono 45 centimetri, che poi con la lavorazione andrà ad allargare il punto e mi ritrovo bene. Quindi se non volete poi una larghezza molto esagerata, mettete qualche catenella in meno. Una volta fatte le 80 catenelle aggiungo altre 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Vado nella quarta catenella, 1, 2, 3 e 4 e lavoro una seconda maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 1 e 2, vado nella terza catenella e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Dobbiamo andare avanti con questa sequenza. Quindi 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, 1 e 2, vado nella terza e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta e a fianco
una terza maglia alta. Dobbiamo ripetere questo fino a terminare il giro. Dobbiamo concludere il giro con 2 maglie alte. Arrivata al termine del giro, ho fatto 2 catenelle, salto 1 e 2, vado nella terza e lavoro la prima maglia alta e l'ultima maglia alta. Concludiamo il giro come abbiamo iniziato, con 2 maglie alte. Questo è il primo giro. Giro il lavoro. Lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. 1, 2 e 3. Non faccio catenelle di separazione, vado all'interno qui dove ho lo spazio di 2 catenelle e all'interno lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, rientro sempre all'interno e lavoro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado dove ho lo spazio di 2 catenelle a fianco. Qui all'interno lavoro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e sempre all'interno dello stesso spazio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. A fianco ripeto il motivo di 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Quindi proseguo la lavorazione di questo ventaglietto di 3 maglie alte, catenella e 3 maglie alte per tutta la riga. Ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine della riga e qui lavoro sempre 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella di separazione e altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Chiudo il giro con una maglia alta sulla prima maglia alta del giro sottostante e ho finito il secondo giro. Devo ripetere il primo giro, però siccome abbiamo una base diversa, le 3 maglie alte le lavoreremo all'interno della catenella di separazione che divide il primo gruppo di 3 maglie alte con il secondo gruppo. Quindi giro il lavoro. Lavoro 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, più una di separazione, quindi una maglia alta e una catenella di separazione. Vado qui dove ho la catenella di separazione e all'interno lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Qui ho la catenella di separazione che divide il primo gruppo e il secondo gruppo, entro all'interno e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho la catenella di separazione, sempre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle e proseguo questo fino al termine del giro. 1, 2, 3 e ho lavorato 3 maglie alte nello spazio della catenella. Ci vediamo al termine del giro.
chiudo il giro con una catenella di separazione e una maglia alta sulla maglia alta sottostante, saltando il gruppo di 3 maglie alte. Il primo giro è terminato, dobbiamo ripetere anche di nuovo il secondo giro, però dobbiamo iniziare direttamente con il ventaglietto e siccome ci troviamo all'inizio del giro non lo facciamo tutto, ma lavoriamo metà ventaglietto. Quindi iniziamo con 3 catenelle e una catenella di separazione, quindi una maglia alta e una catenella. All'interno lavoro altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Questo è il nostro metà ventaglietto. Vado dove ho le 2 catenelle e a questo punto lavoro il ventaglietto completo con 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, sempre all'interno delle 2 catenelle. Vado dove ho qui le 2 catenelle e lavoro 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella e 3 maglie alte. Proseguite questa lavorazione, ci vediamo al termine del giro e poi dobbiamo ripetere sempre questa sequenza. Come vedete, facendo in questo modo i ventaglietti vengono sfalsati. Adesso ce lo ritroviamo di qua, il primo ce lo ritroviamo di qua, il secondo ce lo ritroviamo di qua. Quindi proseguite, poi vi faccio vedere per l'ultima volta come iniziare e andare avanti. Devo terminare il giro come ho fatto all'inizio, quindi all'interno delle 2 catenelle lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e sempre all'interno una maglia alta. E ho terminato anche questo giro. Adesso dobbiamo ripetere il giro delle 3 maglie alte e iniziamo come il primo giro con 2 maglie alte. Quindi dobbiamo ripetere sempre questi 4 giri. Alla fine sono 1, 2, 3 e 4. Giro il lavoro. Inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. 1, 2 e 3. Rientro dove ho la catenella di separazione, quindi qui la prima maglia alta, dove ho la catenella lavoro una seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione. Vado a lavorare le 3 maglie alte all'interno della catenella di separazione, quindi la catenella che separa il primo gruppo di 3 maglie alte e il secondo gruppo. Entro all'interno e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione. Vado qui dove ho la catenella, 3 maglie alte. Devo continuare questo per tutta la riga. Quindi dobbiamo ripetere le 3 maglie alte nella catenella di separazione. Una lavorazione molto semplice. Dal giro successivo, invece, dove abbiamo le 2 catenelle di separazione, all'interno lavoreremo il ventaglietto di 3 maglie alte separate da una catenella e 3 maglie alte, iniziando però con una maglia alta sulla prima maglia alta. Senza fare le catenelle lavoriamo all'interno delle 2 catenelle di separazione. Però andate avanti e ve lo faccio rivedere. Chiudo il giro come abbiamo iniziato. Quindi una maglia alta nella catenella di separazione e una maglia alta sulle 3 catenelle del giro sottostante. Quindi inizio con 2 maglie alte, come abbiamo fatto il primo giro. Dobbiamo ripetere questi 4 giri fino ad arrivare a 15 cm. Io ho fatto la fascia di sotto di 15 cm. Adesso devo girare il lavoro, devo lavorare il gruppo di
3 maglie alte, catenella e 3 maglie alte all'interno delle 2 catenelle di separazione e iniziamo con una maglia alta. In questo caso inizio giro e inizio con 3 catenelle, non faccio catenelle di separazione e vado all'interno delle 2 catenelle di separazione e lavoro il ventaglietto di 3 maglie alte, una catenella e rientro 3 maglie alte e devo concludere il giro con una maglia alta. Quindi mi sposto sulle 2 catenelle e lavoro sempre il ventaglietto. Il giro successivo invece dobbiamo lavorare il giro di 3 maglie alte all'interno della catenella di separazione e iniziamo il giro con una maglia alta e una catenella e mi sposto direttamente dove ho la catenella di separazione e all'interno lavoro le 3 maglie alte e vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Quindi dobbiamo ripetere il giro numero 1, numero 2, numero 3 e poi il giro numero 4 che iniziamo con metà ventaglietto, con 3 catenelle, una catenella di separazione e 3 maglie alte nello spazio. Proseguite questo e ci vediamo quando terminiamo la nostra fascia di sotto. Ho ripetuto il motivo per 15 cm. Contando i ventaglietti sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 volte, quindi l'ho ripetuto per 6 volte il motivo. Ho terminato con le 3 maglie alte. A questo punto voglio lavorare la parte di sopra più coprente, quindi lavoro per 35 cm maglie alte. Quindi non tengo conto la fascia, ma conto dal primo giro delle maglie alte e vado a lavorare sempre con l'uncinetto del 3,5 maglia alta su maglia alta. Quindi inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3. Vado a fianco, sulla maglia alta lavoro la maglia alta. All'interno delle 2 catenelle 2 maglie alte, 1, 1 e 2. Sulle 3 maglie alte, una maglia alta su ognuna di essa. Praticamente dobbiamo riprendere il numero di catenelle che noi abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto 80 catenelle più 3. Quelle 3 catenelle è una maglia alta, quindi noi dobbiamo avere un totale di 81 maglie alte. Se voi invece avete fatto 85, perché il multiplo è di 5, 85 maglie catenelle più 3, dovete lavorare un totale di 86 maglie alte. Quindi quelle 3 catenelle in più è una maglia alta. Nel mio caso sono 80 catenelle più una. Qui ho le 2 catenelle, lavoro 2 maglie alte all'interno, 1 e 2. Qui ho 3 maglie alte, lavoro una maglia alta su ognuna di essa. Quindi proseguo questo con maglie alte e dai giri successivi fino a 35 cm lavoro semplicemente una maglia alta su ogni maglia alta sottostante per un totale di 81 maglie alte. Lo vado a ripetere per 35 cm. Ci vediamo alla fine delle maglie alte. Ecco qua, ho lavorato 15 cm la fascia di sotto, poi 35 cm di maglie alte riprendendo il numero di maglie alte che ho iniziato, le catenelle, quindi sono un totale di 81 maglie alte, ho proseguito senza fare aumenti. Se invece voi volete aumentare, ricordatevi che il multiplo che abbiamo per riprendere il lavoro poi nella fascia superiore è di 5. Una volta fatto questo, cambio il colore e lavoro la fascia arancione con maglie alte in costa retro. Questo per dare un distacco del colore e dare una lettura diversa anche a questo vestito.
Quindi ho tagliato il filo, ho iniziato con 2 catenelle che è la mia prima maglia alta, non inizio con 3 altrimenti viene troppo lunga la maglia alta e non mi piaceva l'effetto. La prima la lavoro normalmente. La seconda maglia alta vado a prendere la costa retro, avvicino un po' la telecamera così vi faccio vedere bene. Ecco, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Lavoro primi 2 giri con il 3,5, poi cambio uncinetto, lavoro tutto con il 3, anche la parte superiore. Vado nella costa retro e faccio la maglia alta, prendo la costa più esterna e lavoro la maglia alta. Prendo la costa più esterna e lavoro la maglia alta. Continuo così fino ad arrivare al termine del giro. Lavoro l'ultima maglia alta prendendo tutte e 2 le asole. Quindi la prima e l'ultima la lavoriamo la maglia alta normale. Invece le altre maglie alte lavoriamo sempre in costa retro, prendendo la costina posteriore. Lavoro 2 catenelle, giro e prendo la costina più esterna della maglia alta sottostante, quindi questa, e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, giro in questo modo, si vedono le 2 costine, quella più esterna, maglia alta, quella più esterna, maglia alta. Vado avanti in questo modo, dal giro successivo cambio uncinetto perché voglio la parte di sopra un po' più stretta, visto che ho fatto la parte di sotto molto più comoda, la parte di sopra preferisco un po' più stretta, però se voi volete un modello di vestito a sacco, continuate con il 3,5. Lavoro con l'arancione per un totale di 15 centimetri. Quindi vado avanti e poi riprendiamo il punto della fascia superiore. Ho terminato la fascia di 15 centimetri con l'arancione lavorando maglie alte in costa retro. Riprendo con il color viola il motivo che abbiamo fatto traforato. Ho iniziato con 3 catenelle e quindi dobbiamo lavorare il motivo numero 1 di 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, però iniziamo con 2 maglie alte perché iniziamo con metà motivo. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione, lavoro sempre con uncinetto del 3, salto 1 e 2 nella terza maglia alta, stavolta le prendo normalmente, lavoro la prima maglia alta, vado a fianco, seconda maglia alta e a fianco terza maglia alta, 2 catenelle, salto 1, salto 2 nella terza la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta e vado avanti fino a terminare il giro. Il giro successivo devo lavorare i ventaglietti nello spazio delle 2 catenelle di 3 maglie alte, una catenella di separazione e 3 maglie alte. Ve lo faccio rivedere e poi vi dico come sono andata avanti. Arrivata al termine del giro, salto 2 e mi ritrovo sulle ultime 2 maglie alte e concludo con 2 maglie alte. 1, vado a fianco, 2. Giro il lavoro e adesso devo lavorare i ventaglietti, quindi il motivo del punto traforato non cambia. Inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e all'interno delle 2 catenelle lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3
una catenella e 3 maglie alte e proseguo questo per tutto il giro e continuo la lavorazione del motivo traforato per 15 centimetri. Però contando i ventaglietti io sull'altro pannello ho fatto 2 ventaglietti con il viola e poi 1, 2, 3 e 4 con l'arancione. E quindi poi concludo sempre con le 3 maglie alte all'interno dello spazio. Questi sono 15 centimetri. Proseguite questa lavorazione, fate l'alternanza di colore come volete oppure potete fare un colore unico e poi vi faccio vedere come lavorare i 2 giri di spallina. Ho proseguito la lavorazione per altri 15 centimetri. Alla fine il mio vestito misura 75 centimetri, quindi una lunghezza giusta. Se lo volete più lungo, andate avanti con la lavorazione. Una volta che ho terminato di lavorare il motivo, ho terminato con le 3 maglie alte e le 2 catenelle di separazione, ho trovato la metà. Ho contato i motivi e questa è la parte e il centro del mio vestito. A questo punto ho fatto una scollatura di 22 centimetri, quindi mi sono spostata di 11 centimetri da un lato e 11 centimetri dall'altra e poi ho lavorato 2 giri di maglie alte. Se invece voi volete una scolatura a barca, potete lavorare solo un giro, l'ultimo giro di maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Quindi su ogni maglia alta dobbiamo lavorare delle maglie alte sia sul davanti e sul dietro e avete una scollatura a barca. Io ho voluto fare solo 2 giri per quanto riguarda la spallina. Quindi con l'arancione poi sono entrata dove ho messo il segno, qui a questo punto, quindi tolgo il mio segno e devo lavorare su ogni maglia alta una maglia alta per un totale di 24 maglie alte. Perché? Inizio sempre con il numero 3, inizio con 3 catenelle, 1, ho sbagliato il segno, qui devo lavorare. Faccio il mio cappietto, inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3. Vado qui dove ho le 2 catenelle, all'interno lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Sulle 3 maglie alte vado a lavorare una maglia alta su ognuna di essa. Affianco maglia alta e affianco maglia alta. Nelle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Sulle 3 maglie alte lavoro 3 maglie alte, 1 e continuo questo fino a terminare il giro. Una volta terminato il giro, giro e lavoro, inizio sempre con 3 catenelle e ritorno indietro e taglio il filo. Una volta fatto questo, adesso vediamo come cucire il nostro vestitino. Una volta che avete individuato il vostro dritto e il vostro rovescio, dobbiamo mettere i 2 pannelli contro, con il diritto all'interno e il rovescio all'esterno e con ago e filo dobbiamo cucire. Per quanto riguarda l'apertura dello scalfo, ho lasciato un'apertura di 17 centimetri, giusta per la mia taglia, che è una taglia M. Se invece volete un'apertura più abbondante, potete scendere fino a 18-19 centimetri, la mia 17 centimetri. Quindi vado a cucire con l'arancione sulle spalline e anche qui dove abbiamo il motivo con l'arancione e a questo punto invece vado a cucire con il color dello stesso colore del motivo. Dove ho l'arancione continuo con l'arancione e qui invece continuo sempre con il viola. Quindi prendo il lavoro a questo punto, entro dove ho tutte e 2 le asole
Entro anche dall'altra parte e cucio tutte e 2 le asole. Entro qui, prendo tutte e 2 le asole anche dall'altra parte e vado a fare questa cucitura. Da questa parte e anche da questa parte, il davanti con il dietro e vado a cucire. Anche sui laterali facciamo la stessa cosa. Dobbiamo solo lasciare l'apertura per quanto riguarda lo scalfo. Una volta fatto questo, il nostro vestito è pronto per essere indossato. Quindi dobbiamo tagliare i fili e il risultato l'avete visto sulla anteprima iniziale. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, se realizzate uno dei miei tutorial inviatemi nel gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, un gruppo libero. Attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie e ciao!